che non è sempre stato così il nostro cervello, come conformazione, come massa. C'è stata un'evoluzione. Prima parlavamo di un blocco unico, il sistema nervoso centrale staccato dal periferico, della spina dorsale, tutta la schiena, è stata una cosa che si è sviluppata dopo. Il CK ha colto questa cosa perché stava a sostenere il suo modello. Vuol dire che l'uomo a un certo punto del suo percorso ha avuto questo sviluppo del sistema nervoso centrale che gli ha permesso di fare delle cose che prima non poteva fare. Quali cose? La cosa più importante, pensare, cioè costruire i significati, cucirli insieme, perché il pensiero in realtà viene dopo che hai costruito gli elementi che sono i significati. I significati sono quelle che sarebbero le parole del lessico dei dizionari: bello, brutto, cattivo, pera, mela. Attenzione che già qui bello, brutto, cattivo si fanno in un modo, e ci dividerò come sostiene Seccato. Pera e mela si fanno in un altro, perché questo organo dell'attenzione, che è il sistema nervoso centrale, dice si è aggiunto al sistema dei sensi, la vista, il dito, il tatto, già ci stava. Con lo sviluppo del sistema del nervoso centrale si è creata anche la possibilità di pensare. Ceccato chiama gli elementi che sono il risultato di questo organo, di cui non si occupa, se questa è biologia, ma prima di poterla studiare in modo corretto ti devi rendere conto di questo. Non ci sta la realtà, che ci stiamo noi che facciamo parte del mondo, e noi funzioniamo in un certo modo. Forse anche gli animali bisogna studiare. Noi abbiamo questa facoltà, oltre che di buttare fuori suoni, di aver prima fatto un'altra attività. I suoni è un'altra attività che li accompagna. La mia voce esce perché devo aver fatto prima la produzione del pensiero. Il pensiero accompagnato dalle parole, dice Seccato, mi permette di rendere pubblico quello che sarebbe un'operazione privata. Io penso, costruisco dei significati, li leggo insieme nel pensiero. Ad esempio, oggi mi sento bene, ho dovuto costruire il significato di oggi, di mi sento, di bene in italiano, nelle altre lingue con altri vocaboli, ma secondo lui, e secondo Vaccarino, che insieme a lui ha fondato la scuola operativa italiana, l'ipotesi da confermare, che loro ci hanno lavorato, è che tutti gli uomini, essendo una questione biologica, tendenzialmente facciamo le stesse operazioni a livello di costruzione di pensiero, però l'attività, ad esempio, per fonare, di parlare, quella è cambiata, è circostante, c'è chi parla in francese, chi parla in inglese, ma siccome siamo in un mondo che possiamo controllare, io posso capire cosa ha detto in inglese perché lo traduco, e ci deve essere qualcosa di comune in fondo che mi permette la traduzione. E Ceccato suggerisce che sia proprio il fatto che il cinese, l'inglese e l'italiano fanno le stesse operazioni. Vaccarino è talmente sicuro di questo che ha lavorato 50 anni, questo signore, con cui ci siamo in contatto, anche io personalmente, e gli ho pubblicato con il CITO quel volume che raccoglie un'analisi di 2000 fra le parole più importanti, se vogliamo, tutti i verbi, riprende tutte le analisi della grammatica, ma col presupposto che non ci stanno due cose, l'osservato e l'osservatore, e ti spiega quali sono le operazioni mentali, perché questa cosa qui viene fuori la spiegazione della mente. Dice la mente, che cos'è? Non è altro questa attività che si svolge come organo a livello cerebrale, che ti permette di accompagnare, e viene prima di tutte le altre, di costruire significati e poi di fonarli, di scriverli, di gesticolare, quello che ti pare. Ed è comune a tutti gli uomini. Quindi il suo modello dell'attenzione è quello, questo prodotto del funzionamento cerebrale è l'attenzione, ma ripeto, non è l'attenzione di quando dico attento al gradino, stai attento a quello che ti dico, perché l'attenzione è è funzione di un organo, e ad esempio con le gambe io posso saltare, ma posso camminare, mi posso piegare, e la stessa cosa con l'attenzione. Il funzionamento è in modi diversi. Quando diciamo stai attento al gradino, quella che è l'attenzione di Ceccato opera a un altro livello, ha prima dovuto costruire il significato di il gradino e poi dopo lo foni e richiami quello stare attento a qualcosa che devi aver già costruito. Ecco, lui si occupa non dell'attenzione al gradino, ma di come hai fatto, come puoi dire stai attento al gradino. Chiama attenzione quell'operare mentale, dice questo funzionamento di un organo è quello che i filosofi stanno inseguendo, la mente.
questa cosa cartesiana della dicotomia, c'è il corpo e c'è la mente, è sempre basato sul fatto che il corpo sarebbe la roba che sta là, la realtà, la mente sarebbe lo spirito, sarebbe questa cosa inconoscibile, difficilissima che i filosofi cercano non di spiegare ma di problematizzare, e quindi l'importante è porsi un problema perenne. Vedi la discussione di prima, perenne perché fa comodo anche soltanto a livello di professione, cioè ci sono, penso, non so, 200 cattedre in Italia di persone che sono pagate per parlarci della filosofia e che scrivono tomi sull'estetica, sull'arte, sull'oggettività, sulla realtà. L'anno scorso io ho partecipato a un convegno a Cesena dove c'era un illustre professore che è venuto qui a Rimini alle conversazioni, adesso scusate mi sfugge il nome, e lui è stato convocato nell'ambito delle conversazioni che tiene la Gamba Lunga, che invita sempre filosofi. Lui non sarebbe stato un filosofo perché lui era laureato in matematica, ok, e però insegna storia della filosofia della scienza. E questo signore che no, non è un Di Freddi, che lui è un logico, però questo signore, adesso se mi viene in mente ve lo dico, teneva la sua conferenza non nell'Ottocento, l'anno scorso, nel 2005,